E finisce qui. Game, set e match. Tennistica Inter 6, Pisa 2, ma è successo di tutto in questa notte folle, in questo venerdì in cui l'Inter piazza un affondo, speriamo decisivo, ma comunque molto forte per questo campionato. 6 gol per il +6 dell'Inter con 6 marcatori differenti, ma la partita era iniziata con toni drammatici, con il 2-0 del Pisa, addirittura la doppietta di Moreo che aveva gettato tutti nello sconforto e che aveva sollevato tante polemiche, tante discussioni, e poi l'Inter però la ribalta con 6 gol, una prestazione straripante di un Inter che avrebbe potuto farne anche di più e raggiunge i 50 gol in questo campionato. Stratosferica Inter. Simo. Mamma mia, possiamo dire 100.000 cose, sono talmente tante che non so nemmeno da dove partire, però no, sintetizzo, come ho già detto anche durante la cronaca, che questa partita è proprio l'emblema di cosa sia il calcio e anche l'emblema dell'importanza di avere squadre forti di testa. Le squadre forti di testa sono quelle che vincono, poi certo devi essere anche forte nei piedi e nella tecnica, ma non puoi prescindere dalla testa. Questa partita qui sullo 0-2 emanava proprio delle vibes terrificanti. Poi hai l'episodio, e questa è la sintesi del calcio, un episodio che è il calcio di rigore che svolta la partita, che devi segnare perché era pesantissimo, e da lì la vedi che proprio l'Inter, cioè si staccano le catene che la stavano tenendo incatenata, il Pisa dall'altra parte ovviamente incassa il colpo, inizia a intimorirsi, tant'è che il 2-2 arriva dopo 2 minuti, e da lì l'Inter dilaga. Non so se è mai successo nella storia da uno 0-2 a un 6-2, ma è proprio, cioè, è una partita cambiata da così a così nel giro di un attimo. Mamma mia. Bellissimo il gesto di Di Marco che sotto la curva ha mimato la testa, ed è una vittoria di testa con cui ha segnato Mkhitaryan e qualcuno in chat diceva parti dal gol di Mkhitaryan, partiamo da lì. A me ha fatto estremamente ridere che non sapeva come esultare Mkhitaryan, se ci hai fatto caso sembrava proprio quando giocavo io, che ero talmente scarso che non segnavo mai, e quando segnavo non sapevo nemmeno come fare, se era vero, se era realtà. A parte le battute, Mkhitaryan che aveva avuto un'opportunità, non l'aveva sfruttata, trova il gol e lo fa da pochissimi passi per il 6-2 finale. Però Simo, è una partita in cui l'Inter va sotto subito e stavamo dicendo attenzione a questa classica partita trappola, perché questa questo è un Pisa che ha fatto molto meglio fuori casa che in casa, con 14 gol segnati fuori casa e solo 2 segnati in casa, e quindi arrivava a San Siro con la testa sgombra di non dover fare punti, e però ha approfittato di forse un calo di tensione, perché questa poteva essere la grande difficoltà dell'Inter. Dopo le tante energie spese contro l'Arsenal, in mezzo alle 2 sfide di Champions, con quella contro il Borussia il mercoledì prossimo, era abbastanza facile sottovalutare il Pisa. Secondo me l'Inter non ha sottovalutato il Pisa, però il primo gol è un errore clamoroso, prima di Mkhitaryan e poi di Sommer soprattutto, e regala la rete a Moreo che fa un grandissimo gol, e poi ancora Moreo approfitta dell'ennesima disattenzione dell'Inter su questi calci piazzati con questa marcatura a zona che lascia tantissimi dubbi, e Moreo piega le mani a Sommer che lascia tantissime perplessità. Questa è la partita in cui probabilmente si arriverà poi al cambio, perché stasera i messaggi che ha lanciato Sommer sono stati veramente inquietanti, anche nel gioco coi piedi, che dovrebbe essere il punto di forza per cui continua a giocare. Mentre JJ dice abbiamo più controllo nei giudizi, non demolite i calciatori per gli errori per avere viewers, essere tifosi è un'altra cosa. Hai sbagliato canale, mi sa, JJ. Hai sbagliato esattamente canale. Poi Chivu cambia, esce Luis Enrique che sa un po' di bocciatura, ma soprattutto entra Di Marco. Si è preso il premio di MVP, forse uno degli MVP più schiaccianti di sempre, Simo? Mamma mia, non esistono voti dall'1 al 10 che possono contenere la valutazione di Di Marco oggi. Penso una delle partite più giganti, ma non di Di Marco in generale, proprio un impatto del genere veramente rarissimo da vedere. Impatto straripante di Marco, e mi è piaciuto tantissimo ancora una volta Pio Esposito, Simo, perché dopo la rete di Zelinski su calcio di rigore
pareggia Lautaro Martinez, che ha segnato il 17° gol nelle ultime 21 partite contro squadre neopromosse in Serie A, e con 12 gol in campionato dopo 22 partite ha già eguagliato il numero di gol che aveva segnato l'anno scorso in Serie A, quindi Lautaro che quest'anno va a migliorare il suo score in campionato. Però l'Inter va sul 3-2 subito a fine primo tempo con Pio Esposito, che ha fatto una partita enorme ancora una volta. E allora io continuo a dire, nel secondo tempo esce lui, entra Thuram che continuo a non capire, come dicevi anche tu, non tira male, cioè io mi aspetto molta più precisione al tiro da un giocatore così, ma io non ho criticato tanto l'ingresso di Thuram, che ci poteva stare, quanto la scelta di togliere Pio Esposito. In questo momento togliere Pio Esposito è veramente un peccato. Ribadisco quello che ho detto anche durante Udinese-Inter, non ha proprio senso questa cosa, perché perdi tutta la forza che ha Pio Esposito nel tenere sulla palla e nel contrastare di testa sulle palle inattive, che sia contro l'Udinese una settimana fa che oggi contro il Pisa poteva darti una mano. Siamo stati a lungo sul 3-2 e c'è stato un corner in cui Canestrelli sfiora il 3-3 prima che l'Inter dilagasse, quindi attenzione. Sì. Ma poi sia prima sia durante Udinese Inter, che precedeva Inter Arsenal, che oggi Inter Pisa che precede Borussia Inter, mi sembra un cambio poco logico anche dal punto di vista delle energie, perché tanto con l'Arsenal hanno giocato Lautaro Thuram e con il Borussia immagino che partiranno i titolari, cioè non ha molto senso come lettura secondo me, e mi sembra che si decida che debba uscire al 60° e nonostante stia facendo molto bene esce al 60° ed è un gran peccato, perché poi è anche uno di quei giocatori che anche quando è stanco comunque riesce a darti, secondo me, una mano, magari meno di prima, però ha comunque un impatto all'interno della partita, quindi mi dispiace. Simo, ho una quantità di domande da farti e adesso ti farò un flash di domande, voglio tutte risposte secche, mentre Marco lancia lo sfottò e dice c'è chi pareggia 2-2 contro il Pisa e chi li asfalta 6-2. Ogni riferimento al Milan è puramente casuale. Asib giustamente sottolineava come sia una delle rare volte in cui l'Inter fa punti da svantaggio. Daniel che sul gol di Mkhitaryan dice dai, io controllerei al VAR, non è accettabile. Grazie Daniel, grazie anche a Daniele che scrive interista nel cuore e nell'anima, ti amo Inter. Massimil, non so più cos'è reale, vai Miki, comunque le risate, abbiamo scherzato chiaramente sul grande Eric, mentre Armando sottolinea ci aspettavamo la vittoria facile, ma averla vinta così in rimonta può essere la gara della svolta che ci dà una spinta emotiva ed ancora più consapevolezza. Condivido questo commento di Armando e mi piace molto, sono d'accordo, hai rischiato ma ci può stare come lettura. Angela dice non ci posso credere, tra poco rileggo le altre super chat che ci sono, ma prima ti chiedo Simo, De Vrij, visto stasera, meriterebbe più spazio? Quantomeno meriterebbe più considerazione, perché anche stasera ha fatto una partita straordinaria. Già nell'impatto iniziale, che era un po' il timore che avevo, visto che è stato fuori a lungo, ho detto, Dio, magari non essendo in campo da tempo deve prendere un po' le misure, ma assolutamente no. Cioè, dopo 2 minuti aveva già fatto un anticipo perfetto, una verticale perfetta, credo non abbia sbagliato veramente nulla, e delle poche partite fatte quest'anno l'unica in cui lo ricordo un po' in difficoltà è stata contro l'Union Saint-Gilloise, se non ricordo male. Le altre le ha fatte tutte con la solita capacità e maestria, quindi la cosa inspiegabile è proprio che non sia stato praticamente più preso in considerazione. L'altra domanda secca, io ho avuto la sensazione che con l'ingresso di Akanji per Carlos Augusto e Bonni per Lautaro l'Inter sia passata a una sorta di difesa a 4, poi voglio rivedermela meglio, e da lì poi l'Inter è dilagata. Secondo te c'entra il cambio modulo nel finale? Potrebbe, però sai, una volta che poi fai il 4-2 anche quella situazione anche di tensione tra virgolette per una gara in cui era in vantaggio di un solo gol si rompe e poi viene fuori forse un Inter che si rilassa e quindi va ancora più a briglia sciolta, un Pisa che magari molla un attimo e quindi dilaghi. Non penso che sia legato prevalentemente a quello. Sì, anche perché l'Inter prima aveva avuto 10 minuti in cui veramente ha creato 6 palle gol in 10 minuti, una dopo l'altra. L'altra domanda che volevo farti era su Luis Enrique, perché abbiamo scherzato durante la diretta e io dicevo, secondo me entro domenica mattina ci sarà un articolo sui giornali relativi al caso Luis Enrique. Mi segnala Flamesitter che è già uscito sulla Gazzetta stasera, quindi ci hanno anticipato. Per te la sostituzione di Luis Enrique è un caso, è una bocciatura, è un messaggio?
Secondo me la scelta, come ho detto anche prima, era principalmente quella di inserire Di Marco, e l'impatto che ha avuto conferma la lettura di Chivu. L'idea lì quindi era di decidere se togliere Bastoni arretrando Carlos Augusto, togliere Carlos Augusto o togliere Luis Enrique spostando Carlos Augusto di là. Si è scelto così. Luis Enrique è quello che ne ha giocate di più, visto che non ha una riserva, però non penso che sia una bocciatura, anche per il modo in cui è uscito lui, in cui l'hanno accolto in panchina. Non l'ho vista come la famosa bocciatura, o comunque la famosa sostituzione, tra virgolette, punitiva di Inzaghi con Mkhitaryan e Bastoni in Udinese Inter 3-1 2 anni fa. Lì lo vedevi, loro erano usciti scuri in volto, Bastoni mi ricordo in panchina che prendeva a pugni le poltroncine. Sono due cambi molto differenti. Tra l'altro, all'interno di una partita che cambia con quella sostituzione, che vede Di Marco essere l'MVP assoluto, in un paio di situazioni hai anche visto perché Carlos Augusto non può giocare lì. Gli arriva una palla morbidissima dopo un rimpallo completamente libero in area e tira di destro, perché lì deve tirare di destro, e spara un missile in curva, per esempio. Quindi comunque non si esce dal fatto che lì è forzato Carlos Augusto. Sì, comunque per me c'è anche un messaggio di mercato nel fatto Quello che sì. serva qualcuno in quella zona di campo lì. Ringrazio anche Franco che parlava di Cavalieri del Re, poi dopo lo rileggeremo. Miki si unisce alla festa, grazie mille al nostro mitico Franco. De Pica Pica, parlare di Sommer può peggiorare la situazione. In che senso? Non l'ho capito, Simo. È che dandogli più pressione, gli si dà più pressione, però ragazzi, Sommer... Io sono contento che oggi si sia vinto, perché altrimenti le critiche sarebbero state ancora peggiori. Però se nemmeno dopo oggi ci rendiamo conto dell'esigenza che ha questa squadra, io non so più cosa fare. Abbiamo rischiato di giocarci 3 punti oggi, secondo, cioè per quello che abbiamo visto in campo. Non va bene questa cosa. Non si vuol fare subito col Borussia perché sennò aggravi la situazione. Vabbè, tanto quella gara lì conta il giusto, contando che ormai il destino dell'Inter in Champions più o meno è segnato. Ma da Cremonese Inter si abbia il coraggio. Si abbia il coraggio. L'abbiamo fatto con Andanovic, che era peraltro stato anche una colonna dell'Inter negli anni. Sommer, che non è stata una colonna, onestamente. Non penso che metterlo in panchina sconvolga, cioè inizia a sorgere il sole a ovest, tempeste di sabbia. Cioè, mamma mia, manco stessimo parlando di Buffon, con tutto il bene. Sai che io adoro e ho adorato Sommer, però... Cioè, anche perché è un portiere di enorme esperienza, dovrebbe essere il primo a saper gestire. Ecco, cioè, mi preoccuperei di più adesso di come può recuperare Luis Enrique. Se lo toglie adesso, che già è timido e tutto, vorrei capire come riemerge dalle sabbie mobili. Da Sommer mi aspetto ecco, che possa ripartire. Comunque, io vorrei chiudere dicendo che in un 6-2 comunque usciamo con il rammarico del fatto che subiamo 2 gol con 0.19 di expected goal, che è impressionante, e ne segniamo 6, ma io ho una lista di occasioni che l'Inter non ha convertito che è impressionante, perché cioè, un 4.90 di expected goal è una roba gigantesca, ma dentro questo 4.90, ragazzi, non ci sono l'azione di Zelinski che cade spintonato alle spalle, l'occasione di Carlos Augusto, lo scambio... Dazon, ora 5.86 secondo Dazon, e i tiri totali sono 32. Vuol dire un tiro ogni 3 minuti di media. Cioè, una roba allucinante. Su diretta addirittura sono 34 tiri, addirittura. Cioè, sono dati devastanti. È un dominio clamoroso. Il grande tema di un Inter che crea tantissimo, perché 50 gol in campionato, ragazzi, è una roba impressionante. Stiamo viaggiando a ritmi da Barcellona, da Liga, ecco, dove quelle davanti vanno ad un ritmo totalmente diverso. Il secondo miglior attacco della Serie A è quello del Milan con 34, per farvi capire. Il Milan dovrebbe fare 16 gol con la Roma domenica per riacciuffarci, quindi abbastanza clamoroso. Io chiuderei questa clip rilanciando il solito messaggio: date un altro esterno a Christian Chivu, per favore, che anche oggi leggo tante critiche a Chivu. Per me non ha troppe responsabilità sulla partenza nel primo tempo dell'Inter, se non sul tema Sommer, su cui dobbiamo sicuramente discutere, e sta facendo un grande lavoro con quelle che sono le armi a sua disposizione. Diamogli un altro esterno, per favore, lì a destra, un'altra soluzione in più,
e andiamo a divertirci a prenderci questo scudetto. Simo, chiudo col tuo messaggio se vuoi. Ma non si può più ignorare questa cosa, dai, mi pare evidente. L'ho già detto questa cosa, ma la ripeto, se ignoriamo questa situazione siamo complici e lo facciamo volutamente, perché è chiaro sotto gli occhi di tutti. E l'abbiamo già in parte pagata questa cosa di non voler intervenire a gennaio l'anno scorso, giocandoci probabilmente almeno uno scudetto, se non qualcosa in più. Vediamo di non ribadire e di non replicare lo stesso errore. Almeno questo. Fateci sapere la vostra nei commenti e allora mi raccomando vi aspettiamo anche nella community di Passione Inter su www.passioneinter.club. Grazie per il grande supporto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e anche un bel mi piace per farci continuare a crescere.